Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi vado a spiegare come compongo i terricci per le mie piante. Partiamo dal fatto che secondo me non esiste un terriccio universale, ovvero in base alla nostra zona climatica e al fabbisogno della pianta vanno composti terricci differenti. Per esempio, se noi siamo in Sicilia dobbiamo avere un terriccio che se noi annaffiamo 3 volte al giorno lui non si deve asciugare subito in estate, ma comunque ci deve lasciare un po' di autonomia, perché comunque non possiamo stare sempre ad annaffiare le piante. Quindi l'ideale sarebbe avere un terriccio che mantiene l'umidità giusta del terreno senza asciugarsi troppo velocemente. Al contrario, al nord Italia per esempio potrebbe essere utile un terriccio che drena molto l'acqua, proprio per il fatto che andrebbe a creare ristagni idrici che potrebbero far marcire le radici della pianta ed ucciderla, o comunque potrebbero creare tantissimi problemi. Un'altra cosa di cui tener conto, secondo me, è lo stadio di costruzione in cui è la pianta. Per esempio su piante che abbiamo appena iniziato a costruire, a sistemare, comunque avere un terriccio troppo drenante non sempre può essere il massimo, perché sì, avere un terriccio drenante va a diciamo a migliorare la ramificazione delle nostre radici e anche la loro qualità, diciamo, però potrebbe anche andare un po' a far faticare la nostra pianta. Quindi se la pianta è giovane soprattutto potrebbe essere utile avere un terriccio un po' più organico rispetto ad uno granuloso, molto granuloso. Poi man mano che la pianta crescerà o che comunque avrà sempre un pane radicale più grande e più definito, possiamo andare a rendere il terriccio sempre più granulare. Nel mio caso mi trovo molto bene con questi componenti: pomice, lapillo, zeolite, e poi alterno humus e torba, oppure li metto insieme a piccole quantità. La pomice, per esempio, che è diciamo il componente principe, viene spesso utilizzata da tanti bonsaisti insieme o al posto della katama, quindi già qui potete capire più o meno le sue qualità. Però vi posso dire che assorbe molto bene acqua e nutrienti e li rilascia quando il terriccio intorno, diciamo, si asciuga, quindi va a rifornire al momento del bisogno il nostro terriccio di acqua e nutrienti. Poi passiamo al lapillo lavico, lapillo rosso, si chiama in tanti modi, che ha la caratteristica di non modificare il pH del terreno e non aggiungere nutrienti, ma mantiene, diciamo, un buon livello di acqua nel terriccio. Quindi come avrete capito è un inerte che non cambia niente al terriccio, però va ad aiutare, diciamo, la radicazione, soprattutto quando ha granulometrie un po' piccole, e anche a mantenere il giusto grado di umidità. Poi passiamo alla zeolite, che è molto utile per correggere il pH dei terricci acidi, anche se, diciamo, i terricci delle nostre piante per ottenere nutrienti dovrebbero essere leggeri acidi, però nei casi in cui è troppo acido, comunque abbiamo fatto degli errori, può aiutarci. E cosa in realtà fondamentale, rende il terreno leggero, drenante e rilascia buone quantità di microelementi e molti macroelementi, quindi li trattiene nei suoi pori e li rilascia nel terreno. Questo secondo me è fondamentale. Nelle piante in cui possiamo usarlo è molto utile. Poi passiamo ai componenti, diciamo, organici che utilizzo, ovvero l'humus
che lo conoscerete tutti. Nutre le piante, rende il suolo molto soffice e ricco di microrganismi e diciamo lo potete comprare oppure farvelo voi in casa e diciamo viene usato anche come concime naturale, quindi secondo me è ottimo. E poi la torba, che diciamo di tutti i componenti di cui sto parlando è quella che in molti non usano, perché comunque va a acidificare molto il terreno e trattiene tanta acqua, quindi occhio ad usarla, potrebbe dare dei problemi. Sto preparando anche un video sui concimi, visto che me l'avete chiesto, e comunque mi interessa farvi vedere io con quali ragionamenti o comunque che cosa ho pensato per impostare la mia concimazione, quindi ve lo lascio qui nelle schede o nel primo commento, comunque un modo trovo, perché uscirà sicuramente dopo questo video, perché ancora lo devo preparare, però comunque sicuramente lo troverete collegato a questo, quindi o nelle schede o nei link a fine video o nelle schede a fine video, oppure in qualche modo o in tutti questi modi lo troverete. Quindi se vedrete questo video dopo l'uscita di quel video, troverò il modo di farvelo notare. Il video è finito e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Grazie della visione. Ciao a tutti.